Buongiorno a tutti, sono Raf. Come sappiamo, in italiano normalmente non si usano i pronomi soggetto come io, tu, lui, lei. Infatti ho appena detto sono, non ho detto io sono. Ma ci sono casi in cui è bene utilizzare i pronomi soggetto o è anche necessario. In questo video vedremo 5 casi in cui dobbiamo utilizzare i pronomi soggetto. Ma prima di esaminare questi 5 casi, vi faccio vedere i risultati di una piccola ricerca che ho fatto. Ho letto le prime 10 pagine di 5 romanzi, questi, e ho contato quanti pronomi soggetto ho trovato. E questi sono i risultati. Come vediamo ci sono 2 casi un po' estremi, il giorno della civetta in cui ne ho trovati 25 in 10 pagine e vedrò Singapore in cui invece ne ho trovati solo 2 in 10 pagine. Ma questo è il totale invece. Vediamo 67 pronomi soggetto in circa 18.000 parole, cioè circa 50 pagine. Quindi più o meno 1 o 2 pronomi soggetto ogni pagina. E questo conferma quello che dicevamo all'inizio. Normalmente i pronomi soggetto non si utilizzano, non sono molto comuni. Ma andiamo invece adesso a vedere i casi in cui è meglio utilizzarli. Il primo caso è quello in cui abbiamo soggetti diversi all'interno della stessa frase e quindi aggiungiamo i pronomi soggetto o perché vogliamo sottolineare il contrasto fra i due soggetti oppure perché vogliamo chiarire chi è il soggetto di un'azione, per togliere quindi l'ambiguità alla frase. Come in questo primo esempio, Anna non accennava ad alzarsi e quindi lo fece lui. In questo caso, se non avessimo il pronome lui, la frase non sarebbe chiara. Chi si alza, Anna o qualcun altro? Aggiungendo invece il pronome lui, è molto chiaro che Anna non si alza e lui si alza. Il secondo esempio in questo gruppo si riferisce al caso in cui sto parlando a 2 persone diverse, quindi utilizzerò lo stesso pronome tu, ma voglio tenere distinte, voglio sottolineare la differenza fra queste 2 persone. Nell'esempio che vedremo, un carabiniere sta parlando con l'autista di un autobus e il bigliettaio. Il bigliettaio è la persona che vende i biglietti. E il carabiniere dice: «Ho capito, tu guardi solo la strada, ma tu stacchi i biglietti e prendi i soldi». Quindi in questo caso abbiamo lo stesso pronome soggetto, tu, ma la prima volta si riferisce all'autista, tu guardi la strada, e la seconda volta si riferisce al bigliettaio, tu guardi la strada, ma tu prendi i soldi. Questo è un caso in cui è bene utilizzare i pronomi soggetto, per marcare appunto questa differenza. Vediamo un altro esempio, sempre dallo stesso romanzo di Leonardo Sciascia. Io vi ho già detto molto, e voi non avete niente da dirmi. In questo caso i pronomi soggetto vengono utilizzati per enfatizzare, per sottolineare la differenza. Io vi ho già detto molto, voi non avete niente da dirmi. In questo caso il voi è un voi di cortesia, come si usa ancora oggi in certe regioni del sud Italia. Quindi in questo caso i pronomi soggetto enfatizzano la differenza, anche se la frase sarebbe chiara anche senza, non è una frase ambigua, però aggiungendo i pronomi soggetto la differenza diventa ancora più chiara. Io ho detto molto, voi avete detto poco, o non avete niente da dirmi. Ma parlando di enfasi, passiamo al secondo caso, quello appunto in cui i pronomi soggetto vengono usati per enfasi, anche se non ci sono 2 soggetti diversi nella stessa frase, come in questo esempio tratto dal romanzo di Salgari. Sapete che cosa penso io invece, signor Vasco? Spesso in questo caso il pronome soggetto viene messo dopo il verbo per dare ancora più enfasi. Sapete che cosa penso io? In questo caso viene utilizzato perché vuole sottolineare che è il suo pensiero personale. Sapete che cosa penso io? Lo penso io e non altri. Questo è il significato del pronome soggetto in questo caso. Ma in questo gruppo dobbiamo aggiungere anche frasi come ci penso io, lo faccio io, sono stato io, sono io e così via. In queste frasi l'utilizzo del pronome soggetto è praticamente obbligatorio, anche perché cambierebbero significato senza il pronome soggetto.
Prendiamo per esempio la frase ci penso io, che significa me ne occupo io, risolvo io il problema. Vediamo questo esempio tratto dal libro di Gianni Simoni. Non preoccuparti, ci penso io. Ma ti ho detto che ci penso io. In questo caso sottolinea proprio il fatto che vuole risolvere lui il problema, ci penso io, risolvo io il problema. Se invece dico ci penso, significa tutta un'altra cosa. Significa ci sto pensando a qualcosa. Ci penso io significa risolvo io il problema. Quindi due frasi completamente diverse. Un altro esempio è con il verbo fare. Supponiamo che mi chiedi hai fatto la torta? Io posso rispondere sì, l'ho fatta. Ma supponiamo invece che tu assaggi una torta e chiedi chi ha fatto questa torta? In questo caso risponderò l'ho fatta io. Quindi nel primo caso ho risposto sì, l'ho fatta. Nel secondo l'ho fatta io, per sottolineare che sono stato io a fare quella torta e non qualcun altro. In queste espressioni quindi l'aggiunta del pronome soggetto cambia un po' il significato della frase. Il terzo caso è molto semplice, con anche o neanche, quando sono seguiti dal soggetto. Quindi per esempio se dici abito a Milano, io posso dire anch'io abito a Milano. Non posso dire anche abito a Milano. In questo caso devo aggiungere io. Il motivo è che anche e neanche non possono mai stare da soli, devono sempre attaccarsi a qualcosa, possiamo dire. Quindi in alcuni casi avremo un nome, per esempio possiamo dire anche Francesca abita a Milano, ma se non abbiamo il nome, e se il nome è il soggetto, dobbiamo sostituirlo con un pronome soggetto, appunto. Quindi anche lei abita a Milano, anche io abito a Milano e così via. Ci sono poi frasi di una sola parola, possiamo dire. Pensiamo alla domanda chi è stato? Si risponderà io. Non si può mai rispondere me in questo caso, assolutamente no. Chi è stato? Si risponde io. Si risponde con un pronome soggetto, perché in realtà il verbo è implicito. Sono stato io. Oppure tu, oppure lui, oppure lei, ma sempre con un pronome soggetto. Questo caso in realtà è simile al secondo che abbiamo esaminato, perché pensiamo per esempio se qualcuno bussa alla porta e io chiedo chi è, la persona potrebbe rispondere sono io. O la stessa cosa al telefono, se io telefono a qualcuno posso dire sono io, se ovviamente sono sicuro che la persona mi riconoscerà, altrimenti la persona se non mi riconosce chiederà io chi. L'ultimo caso che voglio considerare è quello del congiuntivo. Perché si utilizzano spesso i pronomi soggetto con il congiuntivo? Prendiamo come esempio il congiuntivo presente del verbo andare. Che io vada, che tu vada, che lei vada. Come vediamo, le prime tre persone del congiuntivo presente sono uguali. E quindi, se la frase è un po' ambigua, se non si capisce dal contesto chi è il soggetto dell'azione, è meglio, per chiarire, utilizzare un pronome soggetto. Nel congiuntivo imperfetto, le prime due persone sono uguali, io e tu. E infatti vediamo questo esempio da una canzone di Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. In questo caso, senza il pronome soggetto io, non si capirebbe chi è il soggetto dell'azione, se io fossi o se tu fossi. Aggiungendo il pronome io, la frase diventa molto più chiara. Con il congiuntivo quindi vengono spesso utilizzati i pronomi soggetto per chiarezza. Non è obbligatorio, ma se aiutano l'altra persona a capire, il mio consiglio è di utilizzare i pronomi soggetto. Come abbiamo visto quindi il tema dei pronomi soggetto non è un tema semplice. Non ci sono regole precise che ci dicono in questi casi dovete utilizzarli. Dipende un po' dalla nostra sensibilità, da quanto vogliamo essere chiari oppure da quello che vogliamo enfatizzare in una frase. Ma spero che questo video vi aiuti un po' ad utilizzare i pronomi soggetto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e se volete potete iscrivervi al canale. Ciao a tutti!